Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi realizziamo insieme la borsa Lizzi. Questa borsa la andrò a realizzare con un cordino da 3 mm abbastanza spesso e un fondo 30x10. Nel box informazioni vi metto i link dei materiali che vado ad usare. Ci occorreranno circa 4 rocche di questo cordino. Per il tutorial della decorazione a cuore che avete visto vicino alla borsa, metto il link nel box informazioni e anche in alto a destra di questo video. L'occorrente che vado ad usare per il nostro tutorial è un fondo 30x10. Il mio fondo ha 68 fori, quindi 68 fori. Io devo avere un multiplo di 2, quindi un multiplo di maglie pari per la mia lavorazione. Quindi andrò a lavorare in ogni foro in base al cordino. Ovviamente se avete un cordino diverso lavorerete in base al cordino che avete, vi legherete in maniera adeguata ovviamente allo spessore del vostro cordino. Lavoriamo 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse, una maglia bassa e in ogni angolo vado a lavorare 3 maglie basse. In questa maniera qui, come vi farò vedere, vado ad avere un multiplo di 2 che sono 110 maglie basse. Ok? Vado a lavorare inoltre con questo cordino, vedete, un cordino da 3 mm, quindi un cordino abbastanza spesso, e per questo uso 2 uncinetti. Il numero 4 dove lavorerò le righe di maglie basse ai fori, un giro di maglie basse e poi dalla riga successiva lavorerò con l'uncinetto numero 6. Quindi questa borsa potete lavorarla con qualsiasi materiale, quindi anche cordino Swan Black, lana, qualsiasi filato. L'unica differenza è che quando andrete a lavorare il fondo dovete adeguare ovviamente le vostre maglie in base al filato, chiaramente, e l'importante è che siano un numero di maglie pari. Detto questo, passiamo al tutorial. Quindi inizio il mio tutorial con uncinetto numero 4 e il cordino da 3 mm. Entro, vedete, in ogni foro, mi aggancio in questa maniera qui. Adesso vado a decidere in base, vedete, alla distanza dei fori, le maglie basse da realizzare all'interno. Entro nel prossimo e lavoro una sola maglia bassa. Entro in quello dopo e lavoro 2 maglie basse, quindi una e 2. Entro nel prossimo e lavoro una sola maglia bassa. In ogni angolo, vedete, entro e lavoro 1, 2 e 3 maglie basse. E poi inizio di nuovo la sequenza: 2 maglie basse, e una in quella dopo, 2 in quello dopo, e una in quello dopo, 2, 1, 2, 1, e in ogni angolo lavoriamo 3 maglie basse fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, nell'ultimo foro da lavorare e lavoro le mie 2 maglie basse. Vedete, ho fatto la sequenza 3 nell'angolo, 2, 1, 2, e chiaramente devo entrare di nuovo in questa, visto che qua mi sono solo agganciata. Per la nostra lavorazione abbiamo bisogno di un numero di maglie pari. Io in questa maniera qui ho 110 maglie basse, quindi ho le mie maglie pari. Entro, vedete, nel punto in questa maniera e chiudo a maglia bassissima. Così ho lavorato, vedete, tutti i miei punti sul mio fondo. Adesso devo andare a realizzare un punto di maglia bassa e vado a lavorare una maglia bassa in coste. Quindi entro, io sono
qui vedete, entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa, e in ogni punto lavoriamo una maglia bassa, vedete, entriamo da dietro, carichiamo il filo e chiudiamo, entriamo da dietro così, carichiamo il nostro filo e chiudiamo, e andiamo a lavorare tutte maglie basse in ogni punto, vedete, anche negli angoli, quindi non aumentiamo, lavoriamo semplicemente delle maglie basse in ogni punto, quindi andate a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto, l'ho lavorato, qui è dove, vedete, mi sono legata, entro prendendo le 2 asole e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui, e così ho completato la mia lavorazione. Adesso vedete, io cambio uncinetto, dal numero 4 passo al numero 6 e lavoro 1 e 2 catenelle, e adesso inizia la lavorazione del nostro punto. Filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, nel punto che ho qui, quindi sono qui, filo sull'uncinetto, torno indietro in questo punto e lavoro una maglia mezza alta in questa maniera qui. Adesso filo sull'uncinetto, salto il prossimo punto, entro in quello dopo prendendo entrambe, vedete, le asole e lavoro una mezza maglia alta. Le lavoriamo morbide, vi raccomando. Filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, nel punto che ho saltato, da dietro così, carico il filo e lavoro un'altra mezza maglia alta, e lavoriamo morbido senza tirare il nostro filo. Filo sull'uncinetto, salto un punto, entro in quello dopo prendendo, vedete, entrambe le asole, carico il filo e lavoro la mezza maglia alta. Di nuovo carico il filo, torno indietro, vedete, nel punto che ho saltato, eccolo qui, carico il filo morbido, vedete, tiro il filo in maniera morbida e chiudo il punto. Di nuovo filo sull'uncinetto, salto il punto dopo, entro nell'altro e lavoro sempre la mezza maglia alta morbida. Filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, nel punto che ho saltato, carico il filo e lavoro un'altra mezza maglia alta. Quindi dobbiamo andare a lavorare in questa maniera qui per tutta la riga fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Se abbiamo, vedete, messo correttamente le nostre maglie, abbiamo lavorato correttamente, abbiamo le ultime 2 maglie basse da lavorare, quindi io salto sempre un punto, entro nel prossimo e lavoro una maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, torniamo, vedete, indietro in quella che abbiamo saltato, carichiamo il filo e chiudiamo in questa maniera qui. Adesso vedete, qui abbiamo le 2 maglie che si incrociano, quella sottostante è la catenella, quindi sulla seconda catenella, vedete, vado a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso per la nostra lavorazione dobbiamo lavorare 2 catenelle e dobbiamo girare, vedete, il lavoro, quindi giro il fondo in questa maniera qui, perché devo andare a lavorare nel verso diverso, come se lavorassi a pannello. Quindi adesso filo sull'uncinetto, vado prima indietro, vedete, in questa maniera qui, carico il filo e lavoro in questa maniera. Adesso filo sull'uncinetto, entro nel prossimo spazio, vedete, allora si sono formati degli spazi, vedete, qui, quindi io salto uno spazio e entro in quello dopo e lavoro la maglia mezza alta, filo sull'uncinetto e torno, vedete, indietro nello spazio e lavoro la mezza maglia alta. Adesso filo sull'uncinetto, salto uno spazio e entro in quello dopo
e lavoro la mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, nello spazio, carico il filo e lavoro la mezza maglia alta. Adesso salto il prossimo spazio, entro in quello dopo e lavoro la mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, vedete, torno indietro nello spazio che ho saltato, carico il filo e lavoro la maglia mezza alta. In questa maniera, vedete, abbiamo una lavorazione che va verso destra e una che va verso sinistra, e la lavorazione sarà sempre così. E andiamo a proseguire così per tutti i punti. Salto questo spazio, vedete, entro in quello dopo, lavoro la mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, nello spazio che ho saltato, carico il filo e lavoro un'altra maglia mezza alta. Vado a proseguire così fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arriviamo, vedete, negli ultimi 2 spazi da lavorare, quindi entro all'interno, chiudo a mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, torno, vedete, nello spazio retro e chiudo a maglia mezza alta. E qui, vedete, sul secondo punto vado a chiudere sempre a maglia bassissima la mia lavorazione. Adesso di nuovo abbiamo terminato, vedete, lavoriamo 1 e 2 catenelle e giriamo di nuovo, vedete, la lavorazione, quindi in questa maniera. Adesso di nuovo filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete come abbiamo fatto prima, da dietro, carichiamo il nostro filo e lavoriamo la mezza maglia alta. Ora saltiamo, vedete, un foro, entro, vedete, si formano dei fori in questa maniera, qui degli spazi, entro nel prossimo e lavoro la mezza maglia alta. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro, vedete, nello spazio che ho saltato, questa maniera, da dietro, carico il filo e chiudo a maglia mezza alta. Vedete, la lavorazione sia interna che esterna è uguale, va a fare questo gioco, vedete, verso sinistra, verso destra, verso sinistra, filo sull'uncinetto di nuovo, salto, vedete, il primo spazio, entro in quello dopo, da dietro, carico il filo e lavoro la maglia mezza alta. Come potete vedere, io tengo i fili morbidi, quindi non tiro il lavoro, è importante non tirare. Filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, nello spazio, ecco, carico il filo, tiro, vedete, così morbido e chiudo a maglia mezza alta. E dobbiamo andare a proseguire così per tutta la riga, quindi salto di nuovo, vedete, il primo foro, entro nel prossimo, carico il filo e chiudo a maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, di nuovo, vedete, torno indietro nello spazio, da dietro, carico il filo e chiudo maglia mezza alta. E andiamo a proseguire così fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arriviamo, vedete, negli ultimi 2 spazi da lavorare, filo sull'uncinetto, entro in questo e lavoro la maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, lavoro di nuovo la maglia mezza alta. Quindi abbiamo lavorato, vedete, il punto anche su questo. Adesso di nuovo, vedete, sulla seconda catenella chiudo a maglia bassissima. Adesso di nuovo 2 catenelle e rigiriamo, vedete, il nostro lavoro in questa maniera qui, quindi cambiamo sempre il verso. Di nuovo
filo sull'uncinetto, torno prima indietro, vedete, e lavoro il punto in questa maniera qui, e poi inizio ovviamente sul davanti, salto il primo foro, quindi saltiamo questo e entriamo in quello dopo, filo sull'uncinetto e chiudiamo a maglia bassissima, filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete, questa maniera qui, carichiamo il filo, lavoriamo un'altra mezza maglia alta, di nuovo filo sull'uncinetto, saltiamo questo foro, entriamo in quello dopo e carichiamo la mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete, nello spazio che abbiamo saltato, da dietro carichiamo il filo e di nuovo maglia mezza alta. Come potete vedere, la lavorazione si presenterà in questa maniera qui, vedete, va a realizzare una specie di zig zag in verticale. Adesso noi non dobbiamo fare altro che andare a proseguire sempre in questa maniera qui. Quando arriviamo dove abbiamo, vedete, iniziato la lavorazione, chiudiamo a maglia bassissima, 2 catenelle e di nuovo iniziamo la riga girando sempre il lavoro, quindi il lavoro andrà sempre girato fino alla fine della nostra altezza. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Arrivo, vedete, nell'ultima riga, e l'ultima riga la andiamo a lavorare sul dritto della borsa, quindi sul lato, vedete, esterno della nostra borsa. Quindi io ho lavorato le ultime 2 maglie mezze alte intrecciate e sul punto, vedete, della seconda catenella vado a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso noi abbiamo praticamente terminato la nostra lavorazione, quindi tagliamo il nostro filo e lo andiamo, vedete, a togliere. Adesso andiamo a chiudere, a nascondere questo punto, vedete, all'interno della lavorazione. Quindi io nel punto entro da dietro, vedete, in questa maniera qui e carico il filo, vado sul davanti, prendo i restanti del filo e lo chiudo in questa maniera qui. Una cosa particolare, vedete, di questa lavorazione è che non si vedrà nessuna cicatrice, vedete, la lavorazione viene in maniera che non si veda. Adesso guardate, questa è la lavorazione, come potete vedere, veramente particolare con questi intrecci. Io ho realizzato un totale di 21 righe, ok? Quindi 21 righe di lavorazione. L'altezza delle mie 21 righe è di circa 29 centimetri. Adesso dobbiamo andare a posizionare i nostri manici. Per i manici ovviamente dobbiamo andare a calcolare la larghezza e quindi quanti centimetri vogliamo lasciare a destra e a sinistra. Io mi avvalgo, vedete, della facilità dei gruppi da 2, quindi conto, vedete, questi gruppi da 2 e conto sia a sinistra che a destra 2, 4 e 6 e qui vado a mettere un marcapunti. E faccio la stessissima cosa di qua, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, anche qui vado a mettere un marcapunti. E mettiamo anche qui, vedete, il marcapunti. Giriamo la nostra borsa. E dobbiamo fare la stessissima cosa, vedete, qui abbiamo sempre un punto centrale, qui contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E dopo, vedete, il sesto, quindi io metto, devo lasciare nello spazio, vedete, qui conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e quindi metto nello spazio. Stessa cosa di qua, lasciamo sempre, vedete, il punto, c'è questo gruppo, vedete, centrale e 2, 4
e 6 e qui vado a rimetto il mio marcapunti. Una volta vedete che abbiamo fatto questo, vediamo che sia sulla parte davanti che sulla parte retro abbiamo messo il segno dei nostri marcapunti. Adesso andiamo a lavorare direttamente alla borsa con la stessa lavorazione il nostro manico. Quindi vedete, io mi trovo in questa maniera qui, inizio su questa parte perché io lavoro con la destra, la borsa esterna è verso di me, tolgo il marcapunti e qui vedete sul primo punto vado ad agganciarmi così e aggancio e lavoro una catenella e una seconda catenella. Adesso guardate bene, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo, vedete, spazio e lavoro una maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete dove ho lavorato le 2 catenelle e lavoro da dietro, carico il filo e lavoro una mezza maglia alta in questa maniera qui. Adesso filo sull'uncinetto, salto, vedete questo spazio, entro nel prossimo e lavoro una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete nello spazio, da dietro carico il filo e lavoro la mezza maglia alta. Quindi ho lavorato, vedete, 2 incroci di mezze maglie alte. Adesso filo sull'uncinetto e su questo punto, vedete, noi siamo entrate al centro, sempre al centro entriamo e lavoriamo una maglia mezza alta in questa maniera qui. Adesso 1 e 2 catenelle, giriamo, vedete, il nostro lavoro in questa maniera qui, filo sull'uncinetto e qui vedete abbiamo 2 spazi, il primo e il secondo, entriamo nel secondo, quindi saltiamo questo spazio, entriamo nel secondo e lavoriamo la mezza maglia alta. Di nuovo filo sull'uncinetto e torniamo indietro, vedete, nello spazio e lavoriamo la mezza maglia alta. Di nuovo qui abbiamo, vedete, uno spazio e 2 spazi, quindi entro nel prossimo e lavoro la mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, nello spazio, da dietro carico il filo e lavoro un'altra mezza maglia alta. Adesso vedete dove ho le 2 catenelle, eccole qua, vedete bene, 1 e 2, filo sull'uncinetto, entro e lavoro, vedete, sulla seconda catenella una maglia mezza alta in questa maniera qui. Di nuovo 1 e 2 catenelle, rigiriamo il nostro lavoro e di nuovo iniziamo la lavorazione. Quindi filo sull'uncinetto, vedete qui ho uno spazietto, entro nel prossimo, quindi salto questo, entro nel prossimo e lavoro la maglia mezza alta. Adesso filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, nello spazio qui, da dietro, carico il filo e di nuovo la maglia mezza alta. Stessa cosa, vedete, nel prossimo salto questo, entro in questo e lavoro la maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, torno indietro e di nuovo, vedete, lavoro la maglia mezza alta, filo sull'uncinetto e sulla seconda, vedete, catenella, lavoriamo una maglia mezza alta.
come potete vedere la lavorazione prosegue, vedete, uguale a quella della borsa, quindi è particolare perché non avremo un cambio di lavorazione, quindi tutta la borsa avrà questa sintonia. Quindi adesso andiamo a proseguire sempre alla stessa maniera, 2 catenelle, giriamo il lavoro e di nuovo da capo, filo sull'uncinetto, saltiamo questo punto, entriamo, vedete, nel prossimo, carico il filo e lavoro la maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, torno indietro nello spazio, questa maniera qui, da dietro, vedete, carico il filo e maglia mezza alta. Nel prossimo, questo è il prossimo foro, io lo salto, entro in quello dove ho, vedete, le 2 catenelle, carico il filo, maglia mezza alta, chiudo tutto insieme, filo sull'uncinetto, torno di nuovo, vedete, indietro, lavoro di nuovo la maglia mezza alta e poi sulla seconda catenella filo sull'uncinetto e sulla seconda, vedete, catenella lavoro la maglia mezza alta. Ed ecco qui, vedete. Ora di nuovo 1 e 2, giriamo il nostro lavoro e andiamo a proseguire. Quindi andate a proseguire, vedete, avrete questo risultato, non vi potete sbagliare. Quindi la lavorazione continuerà in questa maniera, come fa, vedete, la borsa. Quindi io vado a proseguire e poi vi dico quante righe, quanti centimetri ho realizzato. Ho proseguito, vedete, il mio manico, come potete vedere, per 34 righe. Nel mio caso sono 47 centimetri, ok? Quindi vedete la lavorazione è continua al manico. Chiaramente dobbiamo andare a cucire il nostro manico qui. Ovviamente andiamo anche a realizzare un altro manico da quest'altro lato. Io mi aggancio sempre, vedete, verso destra, quindi la parte dritta del manico qui, e andiamo a fare la stessissima lavorazione anche da quest'altro lato. Ci leghiamo dove c'è il marcapunti e andiamo a fare la lavorazione per le stessissime righe, 34 righe. Quindi prima di iniziare l'altro manico tagliamo un po' di filo, vedete, abbondante in questa maniera qui, e ci andiamo ad agganciare all'altro punto. Quindi vedete, qui abbiamo iniziato da destra l'altro manico e qui iniziamo ancora l'altro. Alla stessa maniera, vedete, dove abbiamo il marcapunti andiamo a realizzare prima 2 catenelle, quindi mi aggancio con la prima e la seconda. Adesso filo sull'uncinetto, salto, vedete lo spazio sottostante dove ho le 2 catenelle, entro nel prossimo e lavoro una maglia mezza alta. Filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, nello spazio dove ho le 2 catenelle e lavoro un'altra mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, salto questo spazio, entro nel prossimo e lavoro la mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, nello spazio che ho saltato, carico il filo e lavoro la mezza maglia alta. Adesso dove ho, vedete, lo spazio, entro all'interno e lavoro una mezza maglia alta. E ci siamo agganciate, vedete, anche da quest'altro lato. Adesso andiamo a proseguire sempre alla stessa maniera, 2 catenelle, come abbiamo fatto dall'altro lato, giriamo la nostra borsa e iniziamo da capo la stessa lavorazione, filo sull'uncinetto, saltiamo lo spazio, vedete, subito dopo le 2 catenelle, entriamo nel prossimo, da dietro, carichiamo il filo e lavoriamo la maglia mezza alta. Filo sull'uncinetto, nello spazio, vedete, torniamo indietro di nuovo, da dietro, carichiamo il filo
e maglia mezza alta, uguale. Saltiamo questo primo spazio, entriamo in quello dopo e lavoriamo maglia mezza alta. A questo punto filo sull'uncinetto, vedete, torno indietro di nuovo nello spazio che ho saltato da dietro, carico il filo e maglia mezza alta, filo sull'uncinetto e qui vedete dove abbiamo fatto le 2 catenelle, sulla seconda catenella lavoro sempre col filo sull'uncinetto una maglia mezza alta ed ecco qui che dobbiamo andare a proseguire. Quindi di nuovo 2 catenelle, giriamo la nostra borsa e iniziamo da capo la lavorazione. Quindi andate a proseguire anche qui per 34 righe. Una volta vedete che abbiamo realizzato entrambi i manici della stessissima misura, dobbiamo andare a cucire. Come potete vedere io uno dei 2 già l'ho cucito per farvi vedere. Io vado a cucire in maniera quasi che le 2 lavorazioni siano attaccate. Questo ovviamente facendo una specie di cordoncino, vedete qui, perché abbiamo questa lavorazione, vedete, che può impedire l'attaccatura diretta ovviamente a quella che è la lavorazione dello zig zag, insomma delle maglie incrociate. Quindi io adesso vado a cucire in maniera che qui sia impercettibile, vedete, la cucitura. Andiamo a posizionare il nostro manico in maniera corretta. Qui vedete dove abbiamo iniziato la lavorazione, noi lo pieghiamo in questa maniera. Qui abbiamo lasciato i 6 gruppi delle maglie incrociate, qui dobbiamo lasciare i 6 gruppi. Quindi significa che devo iniziare a cucire, vedete, da dove ho il marcapunti. Quindi accosto in questa maniera la lavorazione, vedete, e qui ho chiaramente la maglia bassa. Quindi tolgo il marcapunti, entro, vedete, nella parte sottostante, vedete dove c'è il marcapunti, io sono qui. La prima lavorazione dobbiamo entrare per forza all'interno, così entriamo all'interno in questa maniera qui frontalmente. Adesso qui abbiamo, vedete, il punto incrociato. Che cosa faccio? Entro sotto, vedete, quindi non entro qui, no, ma entro qui sotto il punto incrociato, uscendo chiaramente dall'altra parte e vado frontalmente sempre, vedete, sotto il punto della maglia e vado a cucire. Nella parte frontale, vedete, io sono qua, vado sempre sotto in questa maniera qui, vedete, e sotto qui. Di nuovo entro a fianco, vedete, sotto la lavorazione. Qui abbiamo la maglia incrociata, vedete, io non vado qui ma vado sotto così e di nuovo qui, vedete, nella parte sottostante della lavorazione della maglia entro e vado chiaramente poi frontalmente qui. Entriamo adesso ovviamente nella solina qui dove abbiamo la maglia bassa e la seconda catenella dove termina ovviamente la nostra cucitura. Adesso quando andiamo a fare così, vedete, vediamo poco e niente, diciamo, della lavorazione sottostante. Chiaramente io per rinforzare il mio manico vado a fare più di una cucitura, ok? Quindi vado a rinforzare la cucitura entrando un'altra volta, perché è molto importante che noi, vedete, entriamo ed usciamo più volte per rafforzare la cucitura. Quindi io la vado a rafforzare. La stessa cosa facciamo anche alla fine. Ecco, adesso sì. Allora, anche nei lati, vedete, se vediamo che è troppo largo, entriamo in un altro. Così, vedete? E poi qui nei lati. Andiamo a vedere bene dove ci dobbiamo agganciare, perché il manico deve essere, vi raccomando, fissato benissimo. Fatto questo, vedete, anche qui abbiamo questo cordoncino, diciamo quasi impercettibile. Ovviamente se non volete questo risultato potete anche cucire in maniera più semplice. Ecco, vedete che è più bello ovviamente la lavorazione così, ovviamente poi si stende. Adesso andiamo all'interno
della lavorazione e andiamo a nascondere il nostro filo. Ovviamente poi tagliamo i nostri fili e li andiamo a fermare, visto che è cotone io vado a dare un punto di cucitura. Fatto questo, vedete, i nostri manici sono terminati e la borsa si presenta in questa maniera qui. Quindi una lavorazione, vedete, veramente particolare, che va a salire anche sul manico e rende la nostra borsa un capo, come al solito, originale ed unico, perché è stato realizzato da noi. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se vi fa piacere farmi vedere le vostre lavorazioni, potete iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete condividere con me le vostre realizzazioni. Per la fodera della borsa, alla fine del video vi metto il link del tutorial. Io vi saluto e vi rimando a uno dei miei prossimi tutorial.